Oggi ragazzi andiamo a vedere come si fa l'innesto antico. Quello che vediamo è mio padre che ha 87 anni e ancora si fa i suoi innesti come faceva un tempo. Negli anni 50 ragazzi non c'era tutta la tecnologia e le armi a disposizione che abbiamo oggigiorno. Si arrangiavano un po' così come capitava, facevano degli innesti che a volte attecchivano, a volte no, c'erano errori grossolani, però vediamo che anche con la loro poca esperienza riuscivano a fare un innesto, lo vedremo fare su un pero, e riuscivano a portarlo avanti. E chiaramente questo video non deve essere assolutamente preso come tutorial per insegnare a fare un innesto su un albero da frutto, è solamente vedere che se uno ha poche cose riesce magari a fare comunque un qualcosa di costruttivo e di creativo. Poi sperimentate sempre. Andiamo a vedere questo innesto, vi faccio vedere dall'innesto pian piano come escono fuori i rami e come fruttifica. È un video che è durato 3 anni, carino e simpatico, quindi non vi rimane che iscrivervi al canale, un bel pollice in su, mettervi comodi e continuare a guardare il resto del video. Ha messo la sabbia dentro, la pistata e l'ha La sabbia, la bagnata. terra, ci ha messo la bagnata. Vabbè. Capito? Ha fatto le spacchetti. Quelli lo sai come Sì, si sì, fanno, sì. come no. Se t'ha da far vedere, fa vedere. No, lo so, innesta spacco. Questo vedi già voglia più. Parliamo subito di quando si prelevano le marze. Innanzitutto vi sto mettendo qui in alto il link del video dove se ne parla. Le marze sull'albero da frutto si prelevano a gennaio in modo che la pianta è nel massimo riposo vegetativo. Prelevate sempre un ramo di un anno che abbia gemme a legno e che non abbia gemme a fiore. Il ramo prelevato, la marza quindi, dovrà essere lunga circa 40 cm, andrà conservata non in frigorifero perché non ce lo abbiamo, andrà conservata in un modo diverso, adesso vediamo quale. Un metodo per conservare le marze è quello di inserire i rami per circa 5 cm in terra soffice ed appena umida, oppure sotto uno strato di pomice o sabbia sempre appena umida. L'importante è avere una cantina profonda affinché la temperatura è costante e non ci arriva la luce. Un secondo metodo è quello invece di sotterrare le marze a nord, vicino ad un muro, in modo che il sole, non arrivandoci, non riscalda il terreno e verranno interrati ad una profondità di circa 20 cm. Prima di lavorare la marza si tolgono le estremità che possono avere i tessuti rovinati o asciutti. Alla fine insomma deve rimanere un ramo di circa 20 cm e comunque deve avere almeno 2 o 3 gemme. Il punto del ramo da tagliare deve essere quello corrispondente al diametro della marza. Si esegue quindi un taglio netto con un paio di forbici da potatura. Poi, posizionando un coltello perfettamente al centro del ramo da innestare, si esegue uno spacco lungo 3 o 4 cm. Si procede poi alla realizzazione di un cuneo sulla marza. Mi raccomando, rispettate la polarità, ossia il cuneo deve essere fatto sulla parte bassa del ramo da dove nasceva. Il cuneo deve avere circa 30 gradi di angolazione. Una volta che è stata fatta penetrare completamente la marza all'interno del ramo spaccato, si inclina leggermente di 1-2 gradi, in modo che i cambi dei due rami coincidono di sicuro. Si esegue poi la legatura dell'innestro in modo stretto. Qui vediamo utilizzare del semplice spago in nylon, ma vi consiglio di usare la raffia o altro materiale organico a vostra scelta, come ad esempio la ginestra. Poi si prende una striscia di telo in plastica di buono spessore, lungo 25-30 cm ed alto 12-13 cm. Con questa striscia di plastica si crea poi un cono, in questo modo qua, e poi si lega nel punto basso del ramo innestato e comunque
L'innesto, ossia le ferite, devono rimanere all'interno di questo cono. Si prende della terra comune, meglio se pozzolana oppure sabbia di fiume. Con questa terra poi si riempie il cartoccio appena realizzato, in modo che il taglio dell'innesto venga completamente ricoperto. Pressate bene la terra o la sabbia. Dal momento dell'innesto fino a tutto il mese di giugno dovete tenere umido il terriccio o la sabbia che avete messo all'interno dell'innesto, quindi ogni tanto aggiungete un po' d'acqua. In alternativa alla plastica potete anche usare un tessuto diverso, ad esempio un tessuto come questo jeans. Il jeans in questo caso fa passare meno calore sul terriccio, il terriccio si asciugherà di meno e l'innesto sarà più facile che attecchisce. Eccoci qua, questo è l'innesto appena realizzato. Quest'altro invece è l'innesto di 3 anni con questa pratica. Ma vediamo adesso man mano come si sviluppa l'innesto in 3 anni e come fruttifica. E qui siamo su un altro pero, altro innesto. Eccolo qua. Qui ce n'è un altro, pieno di fiori. E là ce n'è un altro ancora. E questo è l'innesto che ha 3 anni. Questo è il punto di innesto. Guardate qua che spettacolo di pere che ha fatto questo innesto. Guardate qua. Come vedete anche gli innesti fatti con questo metodo antichissimo funzionano. Perché? Perché l'importante è che cicatrizza bene questa parte tra la pianta da innestare e la parte del ramo che è innestata sulla pianta stessa. Prendo dall'altra parte la pianta per farvi vedere che sono innesti veri. Ecco qua, questa qui è la pianta madre dove è stata innestata la pianta, questa è la pianta madre e questo è l'innesto. Eccovi qua l'innesto e questo è il punto di innesto sopra al rametto di questa branchetta. Eccola qua. Come vedete, anche se prima non avevano tutti gli accorgimenti che abbiamo adesso, riuscivano comunque a fare gli innesti e gli venivano a volte anche bene. Ragazzi, mi raccomando, sempre prodotti bio, un abbraccio a tutti, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da Pier Giorgio. Ciao, alla prossima!